Questa storia è intitolata "L'infermiera specializzata rovina il suo matrimonio di 20 anni. Non ho mai fatto nulla del genere prima, ma non voglio che la mia famiglia sappia cosa sta succedendo nel mio matrimonio ora. Non sono ancora pronto a dirlo. Ho scoperto di recente che mia moglie, con cui sono sposato da 20 anni, mi sta tradendo e l'ho scoperto per caso. È un'infermiera specializzata e è stata chiamata a lavorare per un turno notturno. Non sono riuscito a mettermi in contatto con lei, così ho chiamato l'ospedale. Mi hanno detto che se n'era andata qualche ora prima. Ho pensato, aspetta, perché mi avrebbe detto che doveva andare a lavorare, ma loro dicono che se n'è andata qualche ora prima? Non aveva senso. Ho deciso di passare dal suo lavoro per vedere se la sua auto era lì, ma non c'era. Così ho continuato a guidare intorno all'area dell'ospedale, ma ancora non vedevo la sua auto. Ho cercato di chiamarla di nuovo, ma niente, va direttamente alla segreteria telefonica. Così ho lasciato un messaggio. Sto cercando di non entrare nel panico, ma ho una sensazione di nausea nello stomaco. So che qualcosa non va. Mia moglie non mi ha mai nascosto nulla, mai, nemmeno quando frequentavamo l'università, quando stava ottenendo la sua laurea in scienze. Ecco perché sono un po' preoccupato, perché so che se qualcosa la preoccupa, me lo direbbe. Non sono sicuro di cosa fare, ma so che devo scoprire cosa sta succedendo. Così ho continuato a guidare in giro cercando la sua auto, ma ancora non riuscivo a trovare la sua auto. Così sono tornato a casa e ho aspettato che mi chiamasse. Verso le 7 del mattino mi chiama e si scusa per non avermi richiamato, dicendo che aveva avuto una notte impegnativa in ospedale. Ho pensato tra me e me, sta mentendo, lo so, ma ho solo detto che va bene, ne parleremo quando tornerai a casa. Quella notte mia moglie doveva lavorare, quindi le ho preparato un piatto che avrebbe potuto portare con sé. Abbiamo parlato per qualche minuto, poi si è preparata ed è uscita per andare al lavoro. Verso mezzanotte ho chiamato l'ospedale per cercare di mettermi in contatto con lei, ma è successa la stessa cosa di prima. Mi hanno detto che se n'era andata circa 30 minuti prima per andare a mangiare qualcosa. Ho pensato tra me e me. Aspetta, le ho preparato qualcosa da mangiare. È stato in quel momento che ho deciso di assumere un investigatore privato. Non ho chiamato il suo cellulare dopo aver chiamato l'ospedale. La mattina successiva, mentre ero in viaggio per il lavoro, ho chiamato l'investigatore privato e gli ho dato la mia carta di credito per telefono. Poi ho pianificato di andare da lui dopo il lavoro per dargli delle foto e altre informazioni. Ho fornito all'investigatore tutte le informazioni e ho firmato alcuni documenti. Gli ho chiesto di iniziare immediatamente. Per le prime 2 notti di sorveglianza, l'investigatore ha detto che l'auto di mia moglie non si è mossa, il che mi ha sorpreso un po', ma sapevo che era solo questione di tempo. L'investigatore ha detto che mi avrebbe chiamato se fosse successo qualcosa. Alcune notti dopo ho ricevuto una chiamata dall'investigatore privato che mi ha detto di avere delle riprese video di mia moglie che entrava nella casa di qualcuno. Ha detto che mia moglie sembrava sospettosa. Quando usciva per andare alla sua auto, guardava intorno per vedere se c'era qualcuno. Poi entrava nell'auto e con sua sorpresa sembrava che si cambiasse i vestiti in auto, indossando qualcosa che assomigliava a un abbigliamento da palestra. Ha detto che guidava per 10 minuti lontano dall'ospedale fino a una casa in piena notte. Sembrava che avesse la chiave perché arrivava e entrava direttamente. L'investigatore ha detto che rimaneva lì tra i 45 minuti e un'ora e poi se ne andava, ma nessuno mai usciva dalla porta con lei quando se ne andava. Diceva che tornava all'ospedale, si rimetteva i vestiti da lavoro e rientrava, il che corrispondeva alla sua pausa pranzo. Ma gli ho detto che avevo bisogno di più, qualcosa che mostrasse che stava toccando un altro uomo in modo inappropriato. Per quanto orribile possa sembrare, gli ho detto che avevo bisogno che fosse concreto. Quindi l'investigatore ha detto che avrebbe continuato a cercare di ottenere più riprese video. Alcune notti dopo mi ha richiamato e ha detto di avere più riprese video di mia moglie. Ma questa volta ha incontrato un uomo in un diner aperto tutta la notte. Ha detto che mia moglie è entrata nel diner
C'era un uomo seduto a un tavolo. Mia moglie si è avvicinata, lo ha baciato e si è seduta. L'investigatore ha detto che deve aver preso una pausa pranzo prolungata perché è stata via quasi un'ora prima di tornare al lavoro. Ma questa volta non è tornata al lavoro. Dopo aver mangiato, l'investigatore ha detto che entrambi sono saliti su veicoli separati e sono tornati a casa sua. Sono usciti dalle loro auto, si sono avvicinati alla porta d'ingresso e hanno iniziato a baciarsi prima di entrare. Dopo quella ripresa di sorveglianza, ho detto all'investigatore privato di compilarla per me e di farmi sapere quando avesse finito. Nei giorni successivi ho iniziato a mettere in ordine i miei affari. Volevo assicurarmi che tutto fosse sistemato in modo da non dovermi preoccupare di nulla. Ho incontrato il mio avvocato e gli ho raccontato cosa stava succedendo e lui ha iniziato ad aiutarmi a presentare domanda di divorzio e mi ha consigliato su cosa fare dopo. L'avvocato di mia moglie ha cercato di far annullare la richiesta di sostegno coniugale, ma è stata respinta dal giudice, che mi ha concesso il sostegno coniugale per 6 anni, per un importo di $900 al mese. Ero sorpreso di aver ottenuto qualcosa. Ero un uomo libero. Non ho più sentito o visto mia ex moglie dopo l'udienza per il divorzio. Nelle settimane successive l'investigatore privato ed io siamo rimasti in contatto in un certo senso. Si è scoperto che l'uomo con cui mia ex moglie aveva una relazione era un poliziotto sposato. Nei momenti in cui mia ex moglie andava da lui, sua moglie era fuori città per lavoro. Quando è tornata, ha scoperto la relazione e gli ha sparato. Lui è sopravvissuto e lei è in attesa di processo, da quello che ho sentito. Da quando è successo tutto questo, ho ricevuto il mio primo pagamento di alimenti di $900. Immagino che sia stato un errore costoso da parte sua. Immagino sia vero quel che dicono, devi pagare per giocare. Voglio ringraziare tutti per i loro commenti. Non sapevo che esistessero questi tipi di forum dove le persone condividono i loro dettagli più intimi e i loro fallimenti. Ma grazie. Sto guarendo e il reddito passivo aiuta anche. Se ti è piaciuto il video, per favore metti mi piace, commenta e considera di iscriverti al canale per più contenuti. Apprezzo sinceramente il tuo tempo.